Che mi piaccia partire ad analizzare il weekend al venerdì lo sapete, ma in questo round di World Superbike a Most il venerdì è stato fondamentale e soprattutto un disastro. Ci sono state tante cadute, alcuni infortunati e con Post Superbike cerchiamo di capire perché e soprattutto come questo ha influenzato lo svolgimento del weekend. Partiamo da una cosa fondamentale. Il circuito di Most dov'è? È in Repubblica Ceca, in un posto fra le colline vicino alla Germania ed è un posto molto piovoso e soprattutto è difficile che faccia veramente caldo e le condizioni climatiche cambiano spessissimo. Vento, pioggia, sole, vento, pioggia, sole, pioggia, pioggia. Inoltre è un circuito spesso utilizzato per un sacco di attività tra le quali gare di auto, gare di camion, eccetera, eccetera, eccetera. Infatti nella preparazione del circuito durante il giovedì l'autodromo e il loro staff stavano pulendo l'asfalto da non si sa bene cosa, utilizzando anche della sabbia tipo filler, che poi ovviamente hanno ripulito, però un po' di sabbia rimane sempre. E oltre a questo la notte ha piovuto, quindi immaginate voi, freddo, pioggia, residui di sabbia e Pirelli che prova una nuova mescola di gomma ed ecco il patatrack. Stavo guardando il primo turno di prove libere e ovviamente nel programma successivamente c'era un'altra categoria che però ha dovuto aspettare quasi 40 minuti perché continuavano a dare bandiera rossa. In Superbike il primo turno è lungo e i team provano cose, cambiano gomme, insomma c'è modo e tempo di lavorare ed era continuamente un open pit lane, quindi si apre la pista, bandiera verde, si usciva, qualcuno volava via, bandiera rossa, tutto fermo, si rientrava ai box, tempo per ripulire la pista e via di nuovo dentro, ancora un'altra bandiera rossa, un continuo così. Most inoltre è un tracciato considerato stile Phillip Island, quindi tracciato veramente pesante per il consumo delle gomme, ma prima di arrivare a parlare delle gomme parliamo dell'unico modo che hanno tutti gli addetti ai lavori e non anche i viaggiatori per sfruttare il loro telefono e avere la connessione quando non hanno possibilità di avere un wifi, e questa cosa è proprio la eSIM. Che cos'è la eSIM? Lo dice la parola, è una SIM ovvero elettronica virtuale, serve a rimanere connessi dove con i nostri operatori telefonici non potremmo esserlo. Io ho sempre utilizzato un altro sistema di eSIM, però da quando uso Saily c'è una cosa che ha un grande vantaggio, ovvero l'app. Fai tutto da lì, in 2 minuti 2. Prima dal PC, poi il telefono, poi la mail di conferma, qui 2 clic e hai finito. Tutte le volte che devi andare in giro, tipo ad esempio lo scorso weekend ero a Rijeka, vai sull'app, scegli il paese per il quale ti serve la connessione, quindi la eSIM, la acquisti, la attivi, in quel caso la Croazia, e in un attimo parti a navigare. Se per sbaglio hai un problema c'è l'assistenza H24 7/7 e se per caso, come per il Circus della MotoGP o della Superbike, ti muovi tanto, esistono anche i piani regionali. Che cosa sono? Sono dei piani dati internet che valgono in una regione, ossia un insieme di stati nello stesso territorio, ad esempio il continente Europa oppure il piano regionale per l'Asia, eccetera eccetera. Questo significa che attivando la eSIM hai una serie di paesi dove puoi navigare senza dover attivare un piano diverso per ogni paese. Detto questo, se viaggiate tanto scaricatevi l'app di eSIM di Saily, che è veramente a prova di errore perché è semplicissima. Se inserite il codice Mazzuoli avrete il 15% di sconto sull'acquisto. Tornando alle gomme Pirelli, nella allocation, che diciamo è il set di gomme che loro stabiliscono per il weekend e che i piloti hanno a disposizione come scelta, hanno portato 2 gomme medie, quindi chiamiamole SC1, di cui una è la D922 che è la gomma che è stata utilizzata a Phillip Island e che comunque già funziona, mentre l'altra è la E250 che è un nuovo sviluppo con la stessa mescola ma leggermente diversa e una struttura differente. Mentre per quanto riguarda la Super Pole, quindi la qualifica vera e propria, il ruolo che di solito svolge la SCQ lo farà la 0. Quindi si sale di uno step tutto più duro. All'inizio di quel fatidico turno di FP1 era stata data una bandiera rossa dopo la prima caduta di Ray con la dicitura che spesso si usa due track conditions, quindi a causa delle condizioni del tracciato. Se c'è qualcosa che la direzione ritiene pericoloso, una situazione impraticabile oppure un air fence da sistemare, si blocca la sessione. Ovviamente dopo aver controllato, the show must go on e si riparte. Le cadute più eclatanti sono state quelle di Bulega, portato via in barella, e Iannone anche. Se per Nicolò, eccetto la grande botta, è andato tutto bene, per Andrea purtroppo fratture multiple al piede e unfit per il weekend. Peccato davvero per Go11 che ha passato un weekend con la moto ferma in box. Caduti anche Gardner e Locatelli e la sessione è anche stata terminata in anticipo, come dire basta, tanto per 3 minuti va bene così. Poi il tempo è migliorato, meteorologico intendo, ma il primo turno è stato veramente un disastro. Proseguendo nel weekend, per quanto riguarda i primi due abbiamo visto prevalere Toprak tantissimo
tantissimo, mentre Nicolò ha accusato la caduta di venerdì. Toprak ha guidato da paura, tant'è che è stato primo tutti i turni, Super Pole compresa, fino a gara 1, fino anche la Super Pole Race. Per quanto riguarda gli altri, abbiamo visto Barni da paura con Petrucci terzo e Montella settimo, mentre sempre più vicine sul giro secco le Bimota, in questo caso Lowe's, perché Bassani più in difficoltà ha chiuso solo 12esimo. Comunque, a mio avviso, chi è andato fortissimo considerando pacchetto e esperienza è Batin Sofoglu. Lui ha fatto la 300, un po' di super sport con MV e ora è con il team privato Moto X Racing di Sandro Carusi e si sta facendo le ossa in Superbike, anche se il trattamento non è quello di Locatelli. Gli allenamenti in pista con Toprak da svariati anni si vedono e come, e se fossi un team lo guarderei con interesse. La cosa più interessante da vedere in gara 1 è anche, poi lo vedremo dopo, sono proprio i distacchi cortissimi in qualifica, mentre in gara quei due là davanti riescono a fare un vuoto incredibile. E a proposito di distacchi e di vuoto, chi il vuoto lo ha recuperato parecchio è stato Bautista, che in gara 1 è stato coinvolto in un incidente alla prima variante, che si sa purtroppo mostra questa variante molto stretta alla fine del rettilineo, quindi ci sono sempre un po' di incidenti e tafferugli. Appunto Alvaro ha fatto una rimonta veramente incredibile chiudendo quinto. Insomma, alla fine della fiera Toprak rifila 6 secondi a Nicolò con quella BMW della quale si è spesso lamentato, eppure qui non c'è storia. In realtà, dopo aver guardato gara 1, mi sono fermato a pensare e la mia idea nel dominio di Toprak a Most, pista nella quale è sempre stato molto forte, è che per quanto si lamenti della sua BMW, del fatto che il telaio, le concessioni, eccetera, eccetera, quello di cui parliamo sempre, in una pista come questa, con un layout molto scorrevole, con questi curvoni veloci, e quindi non bisogna fermare la moto e ripartire, si è riuscito a fare la differenza, perché qui è un po' più il pilota a fare la differenza sul pacchetto tecnico. Mi spiego meglio. Nelle piste molto frenanti e stop and go, le moto competitive e molto a posto per quanto riguarda il setup e l'elettronica fanno molto la differenza, mentre qui nelle piste più veloci il pilota può fare un po' più la differenza sul pacchetto tecnico. Infatti facciamo una scommessa: a Misano vince Bulega, a Donington vince Toprak. Vediamo se ci azzecco. Da notare anche in gara 1 Montella, che chiude ottavo con un'ottima top 10, visto il non meraviglioso weekend di Cremona. Questo è un ottimo risultato per lui, che è un rookie, e cominciare ad affacciarsi alla top 10 e cominciare a intravedere la top 5 è una bella cosa. Mentre la cosa che mi ha stupito più di tutte è stata vedere Bulega abbastanza, permettetemi il termine, arrendevole, poco aggressivo. È vero che appunto è caduto il giorno prima dando una botta esagerata, ci sta, è che questa cosa l'ho rivista anche il giorno successivo, quindi dal sabato alla domenica passa un'altra notte, cioè tu sei caduto venerdì, quindi dormi fra venerdì e sabato, poi fai tutto il sabato, dormi fra sabato e domenica, quindi sono passati 2 giorni, c'è la Super Pole Race, devi vincere il campionato, e l'ho visto ancora nella stessa situazione, fino a quando non l'ha superato Toprak. Allora da lì sì, ha cominciato veramente a reagire e si è visto proprio il cambio di guida per cercare di combattere Toprak, anche se poi alla fine non ce l'ha fatta. Infatti si è portato a casa anche la Super Pole Race. Ecco, secondo me il momento in cui è cambiato un po' il weekend di Nicolò è quando in Super Pole Race è stato superato da Toprak. Lì secondo me ha fatto proprio lo switch e ha capito che doveva per forza cercare di non farsi recuperare più punti possibili. Appunto poi in gara 2, se fino ad ora non c'era stata storia, il duello è stato molto più equilibrato ed è finito con un finale di quelli che dire rocambolesco e stare bassi. Nicolò ha vinto per pochi millesimi in volata, superando Toprak sul rettilineo. Tra l'altro Toprak che indica il serbatoio stile finita la benzina o cose del genere. Poi nell'intervista ha detto: voglio spiegazioni, la moto ha tagliato, è frustrante perdere così. La lettura da fuori è proprio che Toprak abbia guidato davvero da paura, al limite in qualsiasi curva, in ogni momento, e se guardiamo attentamente la gara, se fossero stati sulla stessa moto Nicolò non sarebbe mai arrivato davanti. Quando era davanti Nicolò, Toprak non è mai riuscito a superarlo nel rettilineo, mentre quando era davanti Toprak Nicolò si è sempre fatto del gran bel sotto in scia, e se guardate tutti i sorpassi di Toprak sono nelle varianti. Infatti un punto di forza che aveva questo weekend era proprio la velocità nel cambio di direzione. È incredibile vedere lo strappo che dava quando c'era da cambiare direzione, e a Most di cambio di direzione ce n'è parecchi. Comunque Bulega si è messo in tasca 5 punti di vantaggio in più su Toprak, arginando un po' il weekend, anche se a
mio avviso, vincitore morale, perché per come ha guidato questo weekend non ce n'è stato per nessuno, è stato Toprak. Benissimo invece Petrucci, che con 3 podi consecutivi di fila e primo dei piloti indipendenti, eccetto i Magici 2, è lui che comanda la baracca e lo dimostra ancora di più. A proposito di Barni, ancora Montella fa ancora ottavo e dietro le posizioni del podio chiude Sam Lowes, che con il team Mark VDS veramente quest'anno sembra abbia trovato veramente il suo centro e cominciamo a vedere la zona podio da vicino. Per quanto riguarda le Yamaha, Locatelli un po' sottotono visto che è caduto in gara 1, in gara 2 nono, insomma se vuole chiudere nel podio del campionato non sono questi i weekend da fare. È vero che insomma le cadute un po' influiscono, infatti a portare avanti il marchio Yamaha in top 5 c'è Gardner. Nel lazzaretto di Most cade anche Xavi Vierge, che abbandona il suo compagno di squadra Lecuona, unica Honda rimasta, che chiude in 7ª posizione. E voi direte: Edo, ma di Honda ce ne sono altre 2. Sì, avete ragione, ma sono difficilmente valutabili perché comunque il team Honda Mie non ha mai dimostrato di essere competitivo e, tralasciando il caso Zach Manzaidi, per quanto riguarda il loro pilota di punta Tarran McKenzie, non sarà uno che domani potrebbe vincere delle gare in Superbike, ma se messo nella giusta condizione potrebbe andare molto più forte di così, fidatevi. Chi invece dal tunnel non ne vuole sapere di uscire, e a proposito anche una Ducati, è proprio Scott Redding, cioè proprio non ci siamo. Una cosa che mi ha incuriosito fra le dichiarazioni dei piloti è stato proprio Bulega, che in gara 2 dopo la vittoria ha detto: sono contento, nonostante il weekend difficile sono caduto, ma alla fine in gara 2 ho vinto, e questo non è nemmeno un tracciato che mi piace particolarmente. Quindi io mi chiedo: Nicolò, Cremona non ti piace ed è una pista stop and go, Most è una pista totalmente diversa, velocissima, e non ti piace, ma qual è la pista giusta per te? Voglio saperlo. Ovviamente mi viene da pensare che sia la prossima, perché appunto la prossima gara sarà a Misano, gara di casa per i piloti italiani, gara di casa per Nicolò, pista che conosce estremamente bene, e sono curioso di vedere, appunto, per il discorso che abbiamo fatto prima, che in una pista come Most magari il pilota, in questo caso Toprak, ha fatto un weekend eccezionale e riusciva a mettere qualcosina in più per fare la differenza, se questa cosa sarà possibile anche a Misano. Inoltre Misano, nella data in cui verrà disputata, ovvero fra un mese, cominceremo ad avere temperature molto calde, soprattutto di asfalto, e a Misano è una pista che quando si scalda comincia a diventare veramente complessa, perché il grip comincia a salutarci e le moto a posto faranno molto la differenza. Quindi chi avrà delle difficoltà, queste difficoltà verranno enormemente a galla. Come ho detto prima, è incredibile come in un campionato dove si fanno le qualifiche e turni di prove, dove quasi tutta la classifica, eccetto gli ultimi che sono lontani, sta in 1 secondo e 3, durante le gare il gruppo si sgrani tantissimo, anzi spesso si crea un vuoto fra i Magici 2, quindi Toprak e Nicolò, e gli altri, che è molto evidente, e spesso in quel vuoto fra il primo gruppo e i Magici 2 c'è sempre o Alvaro o Petrux. In gara 2 Petrux è arrivato terzo, ma a 16 secondi, è impressionante, neanche fossimo sul bagnato. Detto questo, Misano sarà il 6º round di campionato, siamo al Giro di Boa, il campionato è apertissimo, ma la mia curiosità è proprio sul mercato, perché viste le insistenti voci di Nicolò in MotoGP, di Toprak in MotoGP, vorrei capire se il World Superbike perdesse queste 2 figure. È vero che morto un papa se ne fa sempre un altro, però chi potrebbe essere un loro successore? Fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti, e ricordatevi che giovedì esce il video di gara 2 di Barcellona con l'RSV4. Ciao!